Salve e benvenuti alla piana di Asterix, oppure Gormitology. Beh, non so se l'avete notato, ma ho messo un nuovo nome al canale, Gormitology. Il motivo è che pensavo di cambiare il nome del canale, ne parlerò più approfonditamente a fine video, quindi non lo chiudete appena finisce la Gorm Analisi. Ah, e avete visto che ho anche cambiato l'immagine del canale? Ho messo il link dell'artista che l'ha fatto in descrizione e approfitto di questo momento per ringraziarlo nuovamente, grazie mille. Dove era arrivato? Ah sì, io sono Jack Sunset e in questa Gorm Analisi cominceremo l'ultimo popolo della seconda serie da analizzare, il popolo della Terra, partendo quindi da Stalattite, Mangiaterra e Lanciamassi. Ma prima, sigla! Partiamo da quello che mi avete richiesto di più, Stalattite l'imprevedibile. Come molti del suo popolo assomiglia ad un tizio fatto di roccia, ma la sua peculiarità sono le stalattiti, quindi il suo corpo ne è ricoperto. Inoltre al posto di avambracci ha delle trivelle enormi fatte di questi stessi stalattiti. Non c'è molto altro da dire del suo aspetto, non ricorda nessun animale in particolare, le sue ispirazioni sono le trivelle, le stalattiti. Basta, non è che c'è nient'altro. Appare sia all'interno che nella copertina del sesto volume, quindi anche nel poster di quello stesso numero. Passiamo alle sue abilità in battaglia. Nella sua forma base viene descritto come veloce, atletico, potente e pericoloso. Inoltre sappiamo che con le sue trivelle riesce a perforare le rocce e quindi a scavare passaggi. Ma ci viene detto che queste sue abilità migliorano col vigore miscoriano, il potere atomic del popolo della Terra. Parliamo brevemente di questo potere. Sicuramente dona l'abilità di brillare al buio e un enorme aumento delle abilità fisiche, principalmente la potenza d'attacco, ma a volte anche velocità e resistenza. Inoltre dalle descrizioni mi viene da supporre che possa dare anche un boost a magia, ma non è sempre il caso. Nel caso di Stalattite, il vigore gli dona sia un raddoppiamento della sua velocità, che una potenza e resistenza tali da permettergli di perforare perfino l'acciaio. Quindi possiamo anche solo immaginare che effetti avrebbero quelle trivelle sui suoi nemici. Considerando la forma delle sue trivelle non propriamente ergonomica e ciò che riesce a perforare con esse, non è difficile pensare che siano effettivamente indistruttibili, come le descrive il poster del magazine. In generale è un buon gormita con enorme abilità distruttiva, ma solo in combattimenti corpo a corpo. Però risolve la mancanza di attacchi a distanza con la possibilità di scavare sottoterra e quindi di potersi avvicinare agilmente senza essere attaccato o notato. E forse per questo è considerato un mito per il suo popolo. Un gormito. Proseguiamo con il Mangiaterra. È ispirato al verme generico per via della forma della sua testa e delle sue 2 braccia allungabili. E non credo ci sia altro da dire. Questi gormiti sono abbastanza basiliari sull'aspetto e ispirazione. Come Stalattite lo vediamo nel volume 6 sia nelle copertine che dentro. Appare nella serie animata del Ritorno del Signore della Natura come comparsa. Andiamo direttamente ai poteri, che sono la parte più croccante. Tipicamente sta nascosto da qualche parte e con le sue braccia che si possono allungare all'infinito raggiunge i suoi nemici. Anche qui abbiamo una grande abilità di attacco a sorpresa, ma al contrario di Stalattite, anziché attaccare con la potenza della spirale, Mangiaterra fonde tutto ciò che tocca grazie alla potenza elettromagnetica che produce magicamente dalle mani. Ci viene detto infatti che riesce a fondere perfino le rocce con esse. Praticamente le sue mani sono dei microonde potentissimi che possono far arrivare ad almeno 600 gradi Celsius, temperatura di fusione delle rocce con temperatura di fusione più bassa, qualsiasi oggetto che si trova al loro interno. Se vogliamo dare una spiegazione vagamente fisica, unendola alla magia di Gorm, possiamo dire che con la magia il Mangiaterra fa oscillare cariche elettriche su quelle 7 specie di unghie che ha alla fine delle braccia, facendo quindi produrre delle onde elettromagnetiche che si concentrano nel punto centrale della mano producendo calore. Ovviamente questa è una semplificazione perché ci sono parecchi fattori da considerare e adesso non mi va di calcolare quanto il radiamento dovrebbe produrre per portare una roccia a temperatura di fusione. Qui ci sono almeno 5 incognite e non mi va di fare la formula, non faccio elettromagnetismo da un sacco di tempo.
Se vi va fatela voi e scrivetela nei commenti, basta. Questo metodo di produzione di calore però ha una grossa debolezza, cioè le superfici riflettenti. È un riscaldamento a raggiamento, quindi in base al colore e tipo di superficie, l'assorbimento delle onde elettromagnetiche avviene in maniera diversa. Insomma, non bisogna mettere l'alluminio nelle mani di Mangiaterra. Con la forma Atomic può ora sparare sfere di energia in un attacco che viene chiamato onda energetica nel grido di battaglia delle Battle Cards. La referenza da Dragon Ball era obbligatoria. Anche qui ci troviamo di fronte a un combattente estremamente potente. I suoi strani movimenti e lo stile di attacco imprevedibile lo rendono già un nemico ostico. Se ci aggiungiamo che può fondere qualsiasi cosa toccandola, stile Vanilla Ice e sparare onde energetiche, questo diventa un nemico quasi impossibile da sconfiggere se non si sa la sua posizione o la sua debolezza. Terminiamo con l'ultimo commento di questo video. Il lanciamassi o lanciasassi in base a come preferito. L'ho trovato in entrambi i modi, in fonti ufficiali, quindi fisicamente non mi ricorda niente se non un pelato con delle rocce enormi in mano. Però suppongo sia ispirato alle catapulte, considerando che lancia rocce. Ma non saprei dirvi altro. Lo vediamo nel terzo volume esultare per Colossus e poi, come per gli altri due gormiti analizzati, lo vediamo nel sesto volume. Appare nella serie cartoon sia negli episodi che nelle figure e credo che possiamo direttamente passare ai poteri. Specializzato nel combattimento a distanza, assomiglia per certi versi a Troncannone, per via del fatto che entrambi lanciano macigni, ma Lanciamassi è decisamente più efficace nel suo lavoro. Infatti è un gormita molto agile e le rocce le lancia con entrambe le mani, anziché con un cannone sulla testa, permettendogli quindi di scagliare due colpi uno dopo l'altro in rapida successione se necessario. Inoltre Lanciamassi è capace di formare macigni attirando a sé rocce e polveri con la magia e poi comprimendoli in un macigno con la forza del pensiero, permettendogli quindi di ricaricare le munizioni quasi in automatico e molto rapidamente. E già questo potrebbe bastare per determinare chi tra i due è più capace, ma facendo un po' di calcoli ci possiamo rendere conto che Lanciamassi potrebbe rientrare fra i gormiti più forti. Punto. In più fonti leggiamo che è capace di scagliare rocce così velocemente da incendiarle, proprio come stelle cadenti. Cominciamo col dire che mediamente le stelle cadenti vanno a circa 15 km al secondo. Secondo, non chilometri orari, chilometri al secondo. E che queste non si incendiano nel senso proprio del termine, ma la luce che vediamo nelle stelle cadenti è dovuta al fatto che il meteoride precipita ad una velocità tale che l'area sottostante a lui non riesce a spostarsi in tempo, si comprime e quindi si surriscalda e brilla. In alcuni punti il calore è tale che l'aria diventa plasma. Se prendiamo l'affermazione come letterale, e cioè che lancia le rocce alla stessa velocità delle stelle cadenti, allora, anche supponendo che i suoi colpi non rimangano interi dopo averli lanciati, i danni li farebbe solo con l'onda d'urto prodotta dall'atto. E probabilmente perdendo anche un braccio, ma vabbè. Se vogliamo invece considerare a che velocità minima debba andare l'oggetto lanciato per far sì che ci sia un effetto simile, cioè che l'aria di fronte a lui comincia a scaldarsi così tanto da brillare, oppure che la roccia lanciata si scalda così tanto da brillare, beh, allora dobbiamo considerare la temperatura di incandescenza e mediamente la maggior parte dei materiali raggiunge l'incandescenza al punto di Draper, quindi a circa 525 gradi Celsius. Per farlo arrivare un oggetto a quella temperatura, Lanciamassi dovrebbe lanciare le pietre a circa 800 metri al secondo. Metri al secondo. Vi ricordo che questo è il caso minimo, il caso limite in cui Lanciamassi fa il minimo indispensabile per far sembrare i suoi colpi vagamente simili a delle stelle cadenti, come viene descritto nelle carte. 800 metri al secondo sono tantissimi. Se preferite possiamo usare i chilometri orari, sono 2880 km orari, oppure in miglia sarebbero... No, scherzo, non rispetto alle persone che usano i miglia e non vogliono imparare a usare il sistema metrico decimale. Comunque è un valore esagerato. Credo che sia fra i gormiti più forti di Gorma, anche se volessimo considerare il caso minimo. Cioè, una roba del genere potrebbe spazzare via anche Incubo di Fuoco. La pressione dell'aria davanti ai suoi macigni lo schiaccerebbe. Se volessimo aumentare anche solo di un po' la velocità dei suoi attacchi a 1000 metri al secondo, dal caso minimo, il caso massimo è 10 volte tanto, sì, 10 volte tanto, anche di più, i macigni sarebbero in grado di trasformare l'aria che compone Incubo di Fuoco in plasma.
Plasma freddo, va bene, ma in plasma non credo che una cosa del genere gli possa far bene. Ah, mi sono dimenticato di dire che con la forma atomica i suoi attacchi possono raggiungere leghe di distanza. Ma diciamo che lo sapevamo già da questi calcoli riguardanti la sua forma base. Considerate che ho fatto varie approssimazioni che potrebbero determinare una variazione del risultato di massimo 100 metri al secondo. Per quanto ne so, perché sennò i calcoli sarebbero stati mostruosi se avessi voluto fare una cosa precisina, con un programma di simulazione dell'aerodinamicità dell'oggetto. È fattibile all'incirca. Avrei dovuto fare il modello 3D di un macigno fatto da lanciamassi. Però non ho quel tempo, non ho quelle risorse per farlo. Inoltre, considerate che potrebbero esserci stati degli errori, però ho verificato su varie fonti, non credo che ci dovrebbero essere. Al massimo sulla temperatura del plasma, dato che ho considerato la temperatura minima per produrre plasma freddo trovata su Wikipedia, e ancora devo capire bene cos'è questo plasma freddo. E quindi ecco, se magari qualcuno ha i mezzi, le conoscenze e soprattutto la voglia di verificare i miei calcoli per bene, faccia pure. Mi fa solo piacere, scrivete nei commenti ovviamente. E vabbè, dovete mettere like, iscrivetevi, condividete, fate pure, fate come volete. Mi fa piacere se lo fate, ma a 1000 iscritti potrò fare i post della community, quindi per ricevere aggiornamenti non c'è bisogno che mi seguite su Instagram. Se volete seguirmi su Instagram c'è il link in descrizione comunque. Se volete seguirmi su Twitch, faccio live ogni mercoledì e venerdì, le classiche robe da influencer, dai. Ragazzi, c'è tutto in descrizione, premete i link e basta. Anche la gente che mi ha dato una mano su questo canale, l'immagine di profilo nuova. E adesso, prima di chiudere il video, vorrei parlare della questione del nome del canale. Se vi fa piacere, ovviamente, tanto oramai siete arrivati qui. Fatto 30, fate 47, ok? Pensavo di cambiare il nome del canale da Piana di Astreg a Gormitology per più ragioni. La prima di tutte è per dare un nome un po' più internazionale al canale, anche se non faccio video in inglese, li faccio con i sottotitoli in inglese fatti per bene, li traduco, li modifico, potrebbero esserci sbaffature, ma al massimo mi fate sapere, le correggo. Se volete da romano anche sul fare i sottotitoli anche in altre lingue, fatemi sapere. Quelle in spagnolo e in altre lingue che non sono l'italiano o l'inglese non ci ho messo mano, non le ho fatte, cioè le ho fatte con Google Traduttore e basta. Inoltre il secondo motivo è rendere più comprensibile in maniera più diretta che questo è un canale sui gormiti, perché se tu non sei esperto di gormiti non lo sai che Piana di Astreg è un luogo di gorm, quindi se metto il nome del canale che contiene almeno la parola gorm, perfetto, no? Poi Gormitology è perfetto per l'argomento del canale, parlo della storia di Gorm, degli abitanti di Gorm, quindi parlo della gormitologia, le mie conoscenze gormitiche. Sono uno studioso di conoscenze gormitiche. Mamma mia, che schifo. Fate finta che non l'ho detto. E infine, uno dei motivi più grandi è che cambiando il nome da Piana di Astreg a Gormitology posso aprire finalmente la rubrica Piana di Astreg, l'idea originale del canale, e cioè battaglie what if, sia fra gormita e gormita che guerre fra popoli, fra fazioni, semmai al massimo, dopo aver fatto le battaglie what if semplici o dopo aver finito le gormanalisi, quello ovviamente, ma avevo intenzione in un futuro, adesso vediamo, di fare le battaglie what if. Non riuscirò a farle subito, cioè sto ancora ragionando sul come farle, perché ci sono vari modi per fare una battaglia what if
in casi come questi, in cui i livelli di potenza sono più o meno gli stessi, tranne, vabbè, lanciamassi e covo di fuoco, che sono delle bestie di Satana, scusate, di Magor. Al di fuori di questi casi, la maggior parte delle battaglie What If sono sfide molto vicine, e trovare un metodo per fare una battaglia What If equilibrata, che possa soddisfare tutti, più giusta, più completa, è difficile. Inoltre mi piacerebbe darvi una rappresentazione grafica, o almeno trovare un modo per rendervi più interessante questo tipo di contenuto, perché descritto e basta è un po' noioso, quindi almeno un minimo di rappresentazione grafica mi piacerebbe darvela, roba così, che però devo vedere, ci vuole molto lavoro dietro, quindi mi piacerebbe farlo in futuro, devo vedere come, però almeno mi apro la possibilità di farlo, tenendomi da parte il nome della rubrica. E vabbè, niente. Queste sono tutte le ragioni che mi vengono in mente per cambiare il nome del canale. Un piccolo rebranding, lasciando però come immagine di profilo la piana di Astrek per lasciare il segno. Poi vediamo al massimo se trovo un altro immagine di profilo, un'altra idea per l'immagine di profilo, quasi quasi, roba così, insomma, va bene. E niente, questo era il video.